Ciao a tutti, benvenuti ad un nuovo episodio di Fuori Porta TV. Oggi siamo ancora in Valmaira e partiamo da Bassura di Stroppo per andare a percorrere la strada napoleonica. Partiamo dal centro del paese di Bassura e cominciamo a salire sulla strada principale della Valle Maira, che però per i primi 200-300 metri è in discesa. Usciti dall'abitato di Bassura, attraversiamo il ponte, proseguiamo dritto e continuiamo a salire in direzione Acceglio. Dopo poco più di 1 chilometro sulla nostra destra ignoriamo la strada che sale nel vallone di Elva. Dopo circa 2 chilometri dalla partenza arriviamo in prossimità di un lago artificiale. Davanti alla Gentillocanda, in località Ponte Marmora, noi svoltiamo a sinistra, cominciando a salire in direzione Canosio e Marmora. Finora la strada è stata pressappoco in piano, leggerissima salita, d'ora in poi comincerà a salire. Raggiungiamo così il bivio per Canosio, che lasciamo sulla nostra destra, proseguendo dritto verso Marmora. Abbiamo fin qui percorso circa 7,5 km. In circa 600-700 metri arriviamo così alla borgata Vernetti, considerata la borgata centrale di Marmora. Prima di entrare nell'abitato noi svoltiamo a sinistra in salita, un tornante secco. Se questa però è la vostra prima volta, vi consigliamo un giro all'interno di questa, che è una delle borgate meglio ristrutturate della Valle Maira. Inoltre, proprio sotto il municipio, troviamo una fontana dove possiamo riempire le borracce. Svoltiamo poi alla prima strada asfaltata verso sinistra, seguendo le indicazioni per Borgata Brieis, Borgata Serre e Borgata Chiesa. La strada continua a essere asfaltata, anche se da Borgata Vernetti in poi la pendenza aumenta un po'. E arriviamo così in meno di 12 km a Borgata Superiore, dove possiamo riempire le borracce a questa fontana, e da qui terremo l'indicazione verso sinistra per Colle dell'Encucetta. Da qui la strada asfaltata finisce, prendiamo una strada sterrata che sarà non tutta in discesa ma sali e scendi per i primi chilometri e ci condurrà giù a Bassura. Arrivati alla fontana, se al posto di girare a sinistra su strada sterrata continuassimo su strada asfaltata, arriveremo in circa 1 chilometro alla parrocchia di Marmora. Davanti alla chiesa, uno dei balconi con la vista più bella di tutta la vallata. La strada sterrata, larga, dura per poche centinaia di metri, dopodiché diventa sentiero, single track. Il sentiero presenta alcune rampe abbastanza ripide che necessitano di un buon allenamento per essere percorse completamente in sella. Nulla vieta comunque di scendere e spingere per questi brevissimi tratti. In qua in là il sentiero è disseminato di tacche gialle e blu e anche qualche cartello con la scritta napoleonica, a ricordarci che forse anche l'imperatore francese aveva percorso questa strada militare nata per collegare Elva a Marmora. I tratti dove troviamo pietre sono veramente pochi, in generale il sentiero si presenta completamente di terra, addirittura passando in mezzo a questi boschi di pini troviamo questa terra morbida piena di aghi di pino, tutto veramente molto bello, comodo, facile.
troviamo una palina e lasciamo sulla destra il sentiero che arriva da Palent. Di qua cominciamo a scendere, single track bellissimo in mezzo ai faggi, spettacolare, tutta terra battuta, qualche tornantino molto stretto. Questo sentiero, che sembra quasi una pista, addirittura presenta curve sfondate, nessuna pietra, addirittura qualche salto naturale, sembra fatto apposta per la mountain bike. Arriviamo poi comunque a una serie di tornantini che, per quanto non presentino pietre, presentano qualche radice. Dopo questi 4 stretti e ripidi tornanti, il sentiero ritorna ad essere molto tranquillo. Arriviamo poi così in un tratto nuovamente un po' impegnativo. In realtà è solo ripido, il terreno è terra pura, quindi non rischiamo di perdere la bici, abbiamo molto grip. Possiamo percorrere tutto in sella. E dopodiché di nuovo il sentiero molla, diventa molto più facile e lo percorriamo molto tranquillamente. Il sentiero continuamente ricorda una classica pista da downhill. Usciamo così per qualche metro dal bosco solo per attraversare il torrente, il ruscello, ma rientriamo di nuovo immediatamente nel bosco. E la musica non cambia, terreno spettacolare, ambiente spettacolare. Il sentiero prosegue tra stretti tornantini, tagli e incontriamo veramente poche difficoltà. Si può anche percorrere a velocità molto alta. Percorriamo poi un brevissimo tratto, un po' spaccato, diciamo, un po' di pietra e qualche radice fuori. In questa seconda parte del sentiero, dal colle dell'Encucetta in giù, le tacche non sono solo più gialle e gialle e blu, ma sono anche bianche e rosse o solo blu. C'è comunque da dire che non abbiamo incontrato nessun bivio dal colle in giù, per cui è pressappoco impossibile sbagliare strada. Arriviamo così su una larga strada, proseguiamo dritto, qualche metro in salita. Percorsi 500 metri di strada, troviamo sulla destra una palina con l'indicazione per Bassura. Riprendiamo un single track, un sentiero, ancora in mezzo al bosco, molto ben evidente. E proseguiamo in direzione di Bassura, da dove siamo partiti. Suele! Questa parte bassa di sentiero sarebbe pressappoco uguale a quella superiore, ma c'è un'alta presenza di alberi caduti nel sentiero, non è stato pulito.
Siamo ormai nella parte finale del sentiero, percorriamo tratti di bosco a tratti di quelli che dovevano essere dei prati coltivati. Vediamo dei terrazzamenti e dei muretti a secco. Ma adesso piove ora. Arriviamo nuovamente su una strada, voltiamo a sinistra in discesa. Arriviamo così ad attraversare il fiume Maira su questo ponte di legno. Siamo ormai veramente sotto l'abitato di Bassura che è sopra di noi. Voltiamo a sinistra. Troviamo subito l'asfalto e saliamo verso l'abitato. Possiamo anche seguire l'indicazione locanda napoleonica, ormai a 300 metri. Proseguiamo in bici, tralasciando sulla sinistra tutta una serie di scalinate che salirebbero sulla provinciale. Arriviamo così in meno di 1 chilometro di asfalto, noi svoltiamo a sinistra ed entriamo così nell'abitato di Bassura, da dove eravamo partiti.